Presto dovremo dire addio ad Android Auto ed Apple CarPlay. No, purtroppo non sto esagerando. Ebbene sì, importanti aziende automobilistiche, ultima della lista la General Motors, hanno annunciato l'abbandono di questi comodissimi e ormai indispensabili sistemi gratuiti a favore di sistemi proprietari, sempre basati su Google, ma a pagamento. A detta loro, infatti, Android Auto ed Apple CarPlay risulterebbero scomodi e non molto sicuri. Perché è ovvio, portarsi uno smartphone in auto e un cavo per collegarlo, a volte nemmeno quello, è chiaramente la cosa più scomoda del mondo e il principale problema delle auto moderne. Scherzi a parte, il principale motivo secondo voi qual è? Beh, oltre ad avere maggiore controllo dei nostri dati, ovviamente una questione puramente economica. In questo modo tutte queste aziende automobilistiche potranno proporre i loro sistemi proprietari a pagamento, ad abbonamento per essere più precisi, mensile o annuale ancora non lo so, facendo quindi una barca di soldi, lì dove con sistemi gratuiti come Apple CarPlay e Android Auto, togliendo l'acquisto dell'optional iniziale, non possono avere. Non mi credete? Beh, lo dicono loro stessi. E ora ve lo cito testualmente, dove ho messo gli occhiali. Crediamo che ci siano enormi possibilità di guadagno per loro se offriamo ai nostri clienti servizi in abbonamento, ha detto senza troppi giri di parole Edward Hammer, a capo della Digital Division di General Motors. Nel 2030 potrebbero generare un giro d'affari di 20 o anche 25 miliardi di dollari l'anno. E tutta questa bellezza, indovinate un po', a partire dalla loro nuova gamma di auto elettriche, sempre loro, sempre più connesse alla rete e a tutti questi servizi. Non a caso proprio Tesla, con tutti i suoi servizi ad abbonamento, ha dato il via a questa triste pagina delle auto. Ma non solo Tesla, ve ne parlai anche io in tempi non sospetti, ma il vero problema non è tanto la singola General Motors, ma il fatto che questo creerà un pericoloso precedente che potrebbe portare a cascata tutte le altre aziende automobilistiche a implementare gli abbonamenti per i loro servizi infotainment proprietari, togliendo quindi di fatto Android Auto ed Apple CarPlay gratuiti dall'infotainment delle nostre automobili. Chi se lo prende dove non batte il sole? Beh, ovviamente sempre noi. Dimenticavo un altro aspetto molto importante, ragazzi: i sistemi infotainment di navigazione proprietari di queste auto, nonostante costino una barca di soldi, sono molto spesso, troppo spesso, lenti, goffi, imprecisi, nulla a che vedere con Android Auto ed Apple CarPlay. Ma cosa possiamo fare nel nostro piccolo per evitare tutto ciò? In realtà possiamo fare tanto, perché il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, acquirenti, che sborsiamo soldi per queste auto. Possiamo evitare di acquistare auto di aziende che applicano politiche così rigide, improntate al mero guadagno. Ok, le aziende non sono delle onlus, devono guadagnare, ma ci sono modi e modi per guadagnare. Ma se noi non acquistiamo aziende che applicano politiche di questo tipo, vedi che poi tornano sui loro passi, adattandosi loro ai nostri gusti ed esigenze e non il contrario. E questo è tutto, ragazzi, volevo informarvi su questa ennesima triste pagina di storia a scapito di noi guidatori. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento, dite la vostra. Ovviamente condividete questo video, questa notizia a tutti i vostri amici, lasciate un like per supportarmi e iscrivetevi al canale. Questo è tutto, buona guida a tutti, speriamo non arrivi l'abbonamento anche per mettere in moto l'auto, perché di sto passo me lo aspetto. Vi saluto, vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!